Ciao a tutti, sono Marco Sfogli e sono qui oggi per farvi ascoltare e spiegarvi un pochettino la mia take sulla base, sul progetto realizzato dal mio amico Ciro Manna, Io resto a casa, in questo periodo un po' triste per la musica soprattutto, non essendo possibile suonare dal vivo, quello che ci rimane, insomma, chi ne ha la possibilità è suonare dalla propria casa, e questo è stato un po' un modo per tenerci vicini e invitarvi appunto a rimanere a casa. Gli accordi sono Re minore settimo, infatti è un funky in Re minore settimo, Sol settimo, di nuovo Re minore settimo, poi abbiamo Si bemolle settimo tredicesimo in questo caso, la settima aumentata, Re minore settimo di nuovo, e di nuovo la settima aumentata. Innanzitutto mi piace fare una premessa prima di cominciare a spiegarvi quello che ho suonato. Ci sono due cose in particolare. La prima è che ho cercato di tenere tutto molto semplice, utilizzando poche scale, pochi arpeggi, tecnicamente tutto abbastanza contenuto, niente di esagerato, proprio perché il momento è complesso, volevo che uscisse fuori, un certo tipo di voce da questa improvvisazione. E la seconda cosa molto importante è che per l'80% è risultato un'improvvisazione, il 20% c'erano delle idee che avevo messo giù, che avevo scritto, insomma, mi ero programmato di suonare, ma che poi, come spesso accade, ad un certo punto della melodia mi sono completamente dimenticato di quello che avevo intenzione di suonare. Per cui sono andato avanti improvvisando. Quindi è stato un 80% diciamo forzato a improvvisare. Ma partiamo con ordine. Allora, ho iniziato con quindi partendo dalla terza minore di Re minore, andando subito a evidenziare la quarta o l'undicesima, quindi comincio proprio con una pentatonica di Re minore, utilizzando una nota out rispetto a quella che è la pentatonica, che è la nona, una cosa che faccio spesso. In effetti, se la volessi suonare nella posizione di pentatonica, cioè qui, l'esecuzione qui è leggermente swingata, quindi non è proprio dritta in sedicesimi, ma è più, c'è questo leggero swing, non troppo marcato ma neanche troppo vicino ai sedicesimi dritti. Dopodiché ecco la prima parte di modo dorico, quindi il Si, e c'è anche un parallelismo fra la prima melodia e la seconda, è una cosa che faccio spesso, cioè evidenziare una melodia e poi suonarla all'ottava superiore. Qui finisce la parte, tra virgolette, scritta. Quindi qui mi sono perso completamente e sono andato avanti ovviamente improvvisando. Qua bisogna stare attenti a tirare il Fa da Fa a Sol, soprattutto se si usano corde abbastanza dure, ci si può far male, quindi piano piano. Che cos'è fondamentalmente? Una pentatonica. Ovviamente pentatonica blues, quindi ha il Do diesis, Re bemolle in questo caso. E in più ha questo, quindi come se fosse
qui si passa sul sol settima. Quindi da qui vado subito sulla scala misolite di sol, partendo però dalla sua forma di silocrio, quindi qui. Qui c'è un'altra forma, sempre sul sol settimo, di piccola frase bebop. E per cui suono un arpeggio sempre sul sol settima di sol dorico. Questo mi è permesso dalla natura del sol settimo. Ovviamente la natura del sol settimo in ambito blues ha questa funzione e questa particolarità di avere alternanza di terza maggiore e terza minore. Quindi suono questa qui. Frammenti anche di arpeggio del sol dorico, con uno sweep picking. Sul Si bemolle tredicesimo ho preferito, ecco, veramente mantenermi semplice, quindi pentatonica di Si bemolle. Quindi con dei cromatismi. Sol, La settima alterato. Qui c'è un altro arpeggio che uso spessissimo, è questo qui. Come viene eseguita questa? Con uno sweep picking, cioè giù, giù, su, giù, giù, giù. Quindi. Questo è quanto. Io vi ringrazio per la visione di questo video e vi saluto. Alla prossima. Ciao!